Stesso caffè, eppure sono tutti diversi. Oggi mi scoppia il cuore, ne devo assaggiare troppi. Come ben sai, esistono tantissime variabili per la realizzazione di un buon caffè, che sia a casa o al bar. Quella che vedremo oggi è forse quella più pratica e veloce da aggiustare, ma allo stesso tempo purtroppo è anche quella più semplice da sbagliare, soprattutto quando si tratta di caffè al bar. Tanto che è forse una delle cause principali per il quale si sente dire o si dice spesso quello lì il caffè non lo sa fare o in quel bar il caffè non è mai uguale. Ora, prima di approfondire bene questo concetto però, quindi capire come risolverlo, sarebbe meglio partire da alcuni concetti basilari. L'espresso può essere diviso in due parti fondamentali, il liquido nero qui sotto e la crema sopra. Facciamo una piccola premessa, quello che vedremo adesso lo possiamo utilizzare teoricamente per qualsiasi metodo di estrazione, non solo l'espresso. La crema, essendo un gas CO2, varia principalmente in base al grado di tostatura e dal tipo di miscela, robusta o arabica che sia, quindi può aumentare o diminuire. Per questo motivo è difficile stabilire con esattezza la lunghezza dell'espresso solo con gli occhi. Inizialmente nel mondo, e in Italia ancora oggi, lo ammetto anche io, per far capire ai baristi qual è la vera importanza della lunghezza dell'espresso, si utilizzano ancora metodi come il bicchiere volumetrico o il cosiddetto becker. Ma come avrai ben capito, la problematica è legata al fatto della crema. Quindi uno degli strumenti più utili che dovremmo utilizzare e dovrebbe essere presente in ogni bar è sicuramente una bilancia, ma purtroppo però questo strumento spesso manca. Ora, non voglio sembrare il professorone della situazione, ma questo strumento vi potrebbe aiutare, uno, a risparmiare tanti soldini, due, a mantenere una qualità altissima nel vostro bar. E adesso capiamo il perché. Partiamo nel trattare il nostro espresso esattamente come una ricetta composta da grammi di caffè macinato detto anche in o grammi di caffè estratto detto anche out. Ora, come per qualsiasi ricetta, che sia per un dolce o per un piatto di pasta, è importante utilizzare i giusti strumenti per la misurazione delle dosi e la bilancia e i grammi sono gli unici strumenti che ci possono aiutare in questo processo. Ora, al contrario di un dolce però, dove ad esempio richiede 100 grammi di zucchero, io ne andrò a mettere 99, quel solo grammo su 100 non farà una grossissima differenza, a meno che ovviamente non sei Iginio Massari. Ma in un espresso qualche grammo, soprattutto quando si parla di estrazione, è molto importante e cambia di molto il gusto del nostro espresso. Ad oggi esistono, e lasciatemi passare il termine, tre tipi di espresso: ristretto, lungo o normale. Ora, se volessimo definirli in termini appena imparati, potremmo dire che un espresso ristretto equivale a un rapporto 1 a 1, significa che se utilizzo 15 grammi di caffè estrarrò circa 15 massimo 20 grammi di liquido. Se volessimo parlare di normale, andremo ad estrarre per 15 grammi di caffè circa 30 massimo 35 grammi di liquido e tutto ciò che va oltre questa misurazione cade nella sezione del lungo. Ovviamente questi sono solo dei parametri che però ci possono aiutare in maniera concreta quando dobbiamo andare a regolare il gusto del nostro caffè. Prima di andare avanti e di spiegare l'ultimo concetto fondamentale, però, ti prego, non me ne volere, devo per forza farti capire un ultimo concetto legato all'estrazione di materiale dal caffè. Quando si parla di ricetta per il caffè, ovviamente parliamo di due ingredienti fondamentali. Il caffè, il primo ovviamente, e l'acqua. Quest'ultima funge da solvente, significa che passando attraverso le particelle di caffè è in grado di estrarre materiale da queste particelle. Ora, più acqua noi facciamo passare, più materiale riusciremo ad estrarre. Però, passando tanta acqua, diluiremo tutto quel materiale in un volume di liquido molto ampio, che ci permetterà di perdere una cosa fondamentale, cioè la forza del nostro caffè. Concetto che ho trattato in un vecchio video che vi lascerò nelle descrizioni qui sotto. E adesso, capito il concetto di estrazione, grammi in, grammi out, la ricetta, cerchiamo di metterli in pratica e quindi siamo arrivati alla fine del video.
Bisognerebbe partire nel capire cosa si vuole dal proprio espresso. Io personalmente utilizzo sempre la stessa ricetta con un rapporto 1 a 2, 17 grammi in, 34-35 out. Questo mi permette di avere una bevanda bilanciata, complessa e con la caratteristica fondamentale dell'espresso, quindi il suo corpo. Se però in base al tipo di caffè che sto utilizzando dovessi avere delle note di acido o più tendenti alla cenere, allora questo è il momento perfetto per utilizzare questa tecnica, perché potrei allungare il mio espresso di un paio di grammi e bilanciare quella nota acida o di cenere mantenendo sempre la complessità e il corpo del mio espresso. Questa variabile è una variabile che consiglio di cambiare semplicemente nel momento in cui avete magari poco caffè a casa. Questo perché le altre variabili possono essere la macinatura o il cambio di dose, ma potremmo incappare in altre problematiche. Quindi questi due argomenti li vorrei trattare in due contenuti separati e spero che ti potranno interessare e che mi continuerai a seguire, perché saranno i prossimi video che usciranno su questo canale. Grazie mille, spero che questo video ti sia stato utile. Se sì, ti chiedo un like per aiutarmi nella divulgazione di queste nozioni. Grazie ancora, ciao!